Allora, Francesca, come stai? Bene, tu? Hai detto che hai un mal di testa. Oggi sì. Ti eri svegliata. Ho bevuto troppo. Italian Wine Travel with Stevie Kim. Hello, my name's Stevie Kim and welcome to the Italian Wine Podcast on the road edition. Here today we are at Monte Olfano. As you can see in the background, Convento della Santissima Annunciata. And today it's time for a picnic. We want to have this conversation with Francesca today. Allora, tuo titolo ufficiale quale sarebbe? Vicepresidente nella holding, Sì. e enologo di Bella Vista e una supervisione enologica un po' di tutte le cantine del gruppo. Mi sono innamorata di questo lavoro quando ho scelto che da grande volevo fare il vino, perché per me, essendo cresciuta nella cantina sotto casa, era il gioco di tutti i giorni e questo ha fatto sì che io mi innamorassi di questa professione. Oggi finalmente, con una consapevolezza diversa, posso fare il mio lavoro. Accanto a me ho un team stupendo, secondo me possiamo fare grandi cose. Allora, sembra che comunque da quello che mi racconti sei stata un po' folgorata, diciamo, del vino, specialmente puntualizzando a Bordeaux. Sì. Poi ti ha portato a lavorare con un francese, quindi c'è un po' un fil rouge in quel senso lì, o no? Sì, c'è un fil rouge. Io credo che sono molto bravi e bisogna sapersi confrontare con quelli che sono più bravi. Poi è ovvio che a Bella Vista non faremo lo champagne. Richard ha fatto lo champagne, ma a Bella Vista faremo il Franciacorta. Ok, e chi è Richard Geoffroy? Richard è stato l'enologo di Dom Pérignon per credo più di 20 anni. Credo che sia l'enologo più famoso al mondo per le bollicine. E quindi com'è che è finito a Bella Vista, Richard? Conosceva mio padre, conosceva Bella Vista e un giorno chiacchierando mi hanno chiesto: chi vorresti al tuo fianco? E nei miei sogni c'era lui, mai pensando che lui Sì. avrebbe accettato, anche perché si era ritirato dal mondo del vino. Sì. Quindi perché no? Proviamo a chiederlo. Sarà impossibile, ma magari ha voluto sapere il mio pensiero, quello che io vorrei fare, come vedo la Franciacorta, e poi mi ha detto sì. Abbiamo fatto gli assemblaggi della Vendemmia 21 insieme e abbiamo fatto la Vendemmia 22 e gli assemblaggi della Vendemmia 22. Non vediamo l'ora. Però ascolta, io mi ricordo quando stavo parlando con Maggie Enriquez di Krug, lei diceva che facevano, non so, più di 100, forse 110 vini per fare il blending. Esatto. Voi quante ne fate? A noi viaggiamo dalle 100 alle 120. Quindi Dipende dalle annate. molto simile. Sì. Inserite anche le riserve? Ci sono anche delle parti dei vini di riserva, poi dipende dalla tipologia di vino che tu stai facendo. Dacci qualche numero su etichette di produzione. Ok, Bella Vista produce la linea Alma, che è composta da 3 vini, Alma Grand Cuvée Brut, Alma non dosato e Alma Rosé, e sono tutti e 3 no vintage. E il più conosciuto, quello con l'etichetta arancio, che è l'Alma Grand Cuvée Brut, ha una produzione che va attorno al 1.200.000 bottiglie. Quindi il vino popolare per esatto, voi, no? Esatto, è il cuore di Bella Vista. Sì. Gli altri 2 accanto sono ovviamente in quantità più piccole, quindi l'Alma non dosato si riduce alle 100-120.000 bottiglie, mentre l'Alma Rosé siamo attorno alle 50-60.000 bottiglie in questo momento. Sopra c'è la linea dei vintage. Io quando penso ai vini di Bella Vista penso come a una colonna vertebrale, dove ho Alma alla base, al centro il mio pivot, quindi il mio prodotto oggi più importante, più rappresentativo per Bella Vista è la Scala. Questo perché è per me l'espressione migliore di quello che è Bella Vista, è il mio pivot.
120.000 bottiglie e vintage. E quando è che avete cominciato a fare Teatro alla Scala? Nel 2004. Sopra c'è la Vittorio Moretti. Questi 3 vini devono rappresentare l'azienda. Tu quello che senti al gusto nella Vittorio Moretti lo ritroverai sempre anche nella Scala e in Alma, perché è un percorso che ovviamente cresce qualitativamente, ma che porta allo stile di Bellavista. Questi sono i 3 vini. Attorno ci sono i satelliti che vanno a completare la linea, quindi c'è un Satin, c'è il Paso Perret, un po' più mascolino, poi c'è un Rosé vintage. Questi sono un po' i vini che vanno a comporre quello che è Bellavista oggi. Ma avete anche il vino rosso? Allora, Bellavista per scelta produce bollicine. Facciamo qualche bottiglia di Chardonnay in questo posto bellissimo. Questo vigneto è dedicato interamente alla produzione di uno Chardonnay importante che si chiama Convento dell'Annunciata. Viene prodotto da Bellavista e affina nelle cantine del convento. Sì. Poi sempre qui al convento abbiamo un piccolissimo vigneto, ma è mezzo ettaro, di Merlot, e facciamo 3.000 bottiglie di Merlot in purezza, dedicato a Gianni Brera, che era un amico di mio padre. Si chiama Zuanne. Come puoi garantire una qualità per un numero così importante? Sai che noi siamo piccolissimi rispetto a un'azienda dello champagne. Un'azienda sola dello champagne fa tutta la produzione della Franciacorta. Sì, questo è verissimo. È la costanza qualitativa, l'uomo per Bellavista è un fattore importantissimo. Ogni persona ha il suo vigneto, lavora sempre quello, con una dedizione come se allevasse un figlio e invece sta allevando la vigna. E tutto questo dà qualità. Perché io ho conosciuto il vostro agronomo, si chiama anche lui Alessandro, capisco dove possa nascere questa regia di qualità. Ma ascolta, quindi quante persone lavorano? In Bellavista ci sono un centinaio di persone assunte, sì. E in vendemmia arriviamo ad assumere anche 400 persone. La vendemmia, per le regole della DOCG Franciacorta, deve essere fatta a mano e facciamo la selezione dei grappoli già in campagna, quindi in cantina arriva l'uva già pulita, già selezionata. Ok, parliamo un po' della tua famiglia. Innanzitutto Vittorio è in pensione, cosa fa ora? Vittorio non andrà mai in pensione, Vittorio è ancora super presidente, super operativo, sì. Lui è tantissimo in vigna, segue tanto la sperimentazione, quindi l'utilizzo dei robot, l'utilizzo dei droni, l'utilizzo del satellite, tutto quello che oggi abbiamo a disposizione per lavorare meglio in maniera più mirata e sostenibile. E quindi come è cambiato, diciamo, la tua modalità di gestione di vigne con questa tecnologia? Il fine è quello di avere un impatto minore sui suoli, quindi lavorare in maniera più leggera. Il trattore è pesante e quindi comprime le radici e crea delle problematiche. L'altra cosa è che non inquini perché non utilizzi il gas di scarico, perché il trattore elettrico ti permette di non inquinare. Con il satellite tu hai la possibilità di vedere effettivamente dove hai un problema, quindi puoi decidere di fare un trattamento solo dove c'è magari l'area del vigneto malato e non su tutto il vigneto. Il fine è quello di ridurre i quantitativi di sostanze inquinanti, i quantitativi di sostanze chimiche e quindi rendere tutto più sostenibile, andare oltre il biologico. Non è detto che biologico sia sostenibile. Sì. Forse ora un pochino più passé, però una volta c'era questo, diciamo, esploit di essere biologici, no? Oggi siamo oltre, tutti oltre, perché abbiamo capito che biologico non significa sano. Allora, io so che i vini sono tutti un po' come i tuoi figli, no? Sì. Però se tu dovessi scegliere un vino che ti rappresenti in modo più caratteriale, quale potrebbe essere?
Oggi io credo che i vini che mi rappresentano di più sono sicuramente i vini dove c'è più Pinot Nero, il Paso Peré, Sì. il non dosato, la Vittorio Moretti. Prima di chiudere, noi siamo in questo terrazzamento bellissimo. Dici 2 parole prima che tu vada via. Qui siamo sul Monte Orfano, di origine tettonica, quindi diverso da quello che è il resto della Franciacorta. I suoli del monte sono molto ricchi di calcare e oltretutto lo spartiacque tra la pianura padana, Sì. come tu vedi, e dall'altra parte quello che è la Franciacorta, quindi la zona più collinare, questo anfiteatro morenico che si chiude attorno al lago di Iseo. Questo fa sì che il clima cambia completamente. Dall'altra parte, nel versante nord, abbiamo un clima più fresco che segue i venti del lago, Sì. mentre sul versante sud hai l'aria più calda, hai la pianura padana e questo terreno è veramente interessante per fare lo Chardonnay. Non ti direi viticoltura eroica, ma ci siamo vicini. Okay, that's it. That is for now, signing off, and it's a wrap from Convento Della Santissima Annunciata. della Santissima Annunciata. Ok, grazie mille Francesca. Grazie. Alla grazie a te. prossima. Arrivederci. Ciao ragazzi. Ok, and it's a wrap.